io sono Livio di Gibbo Tour e oggi vi porterò a fare un giro con me. Siete pronti? Allacciate le liane! Andiamo in Spagna, a Madrid. Queste saranno le tappe della nostra gita. Lascio in descrizione tutti i link dei siti ufficiali per consultare orari e tariffe. Per approfittare degli orari ad ingresso gratuito o del panorama al tramonto, valutate come spostare l'ordine delle tappe suggerite all'interno della giornata. Madrid sorge sulla Meseta, un altopiano al centro della penisola iberica, sulle rive del fiume Manzanares. La città vera e propria si sviluppò da una fortezza, chiamata Magritte, voluta nell'865 dall'emiro di Cordoba Mohammed I. Madrid crebbe e si sviluppò soprattutto con Isabella di Castiglia e Ferdinando d'Aragona. Diventò capitale dell'impero asburgico con Filippo II nel 1561. Con i Borboni, a cavallo del 1800, la città si arricchì di un ulteriore stile architettonico. Oggi è un importante centro artistico della movida spagnola. Iniziamo la nostra visita di Madrid al Palazzo Reale, edificato nel punto in cui sorgeva la fortezza Magritte, e sulla successiva residenza dei reali di Spagna, l'Alcázar, andata distrutta in un incendio a inizio 1700. Questo monumentale edificio barocco, di cui l'architetto principale fu Filippo Jovarra, ha più di 3.400 stanze e contiene tesori inestimabili. Nonostante il nome Palazzo Reale, i reali di Spagna alloggiano in un altro edificio. Qui si svolgono solo cerimonie di Stato. L'accesso al belvedere, con vista dei giardini di Campo del Moro, è gratuito dalle 12 alle 22. Di fronte a Palazzo Reale troviamo la cattedrale dell'Almudena, la cui costruzione iniziò nel 1883, ma venne consacrata più di un secolo dopo. Le diverse fasi costruttive si rispecchiano nei vari stili, dal neoclassico dell'esterno al neogotico dell'interno, con elementi barocchi e romanici. Al suo interno si trovano la statua della Madonna dell'Almudena e coloratissimi mosaici. Si può visitare anche la cupola che offre un magnifico panorama sulla città. E permette di ammirare da vicino le guglie in pietra bianca della cattedrale. Infine, non perdetevi la cripta. Andiamo ora in Plaza de España, con la fontana del monumento a Cervantes, del 1915. Ultima tappa della giornata è il Tempio di Debod, del secondo secolo a.C., donato dall'Egitto alla Spagna in occasione della realizzazione della diga di Assuan, che avrebbe sommerso la costruzione. Venne smontato, trasportato e ricostruito pietra per pietra, cercando di mantenere anche l'orientamento sullo stesso asse est-ovest. Aprì al pubblico nel 1972. Il secondo giorno partiamo dal Museo Sorolla, in cui si entra nella casa studio del pittore Joaquín Sorolla. Passando dal giardino progettato da lui, e dalle stanze che custodiscono le sue collezioni di ceramica e scultura, si arriva alle opere disegnate e dipinte da Sorolla.
L'anima estiva con la particolare luce mediterranea si coglie in molti dei suoi quadri. Prendetevi tutto il tempo per godere delle pennellate di questo prolifico artista impressionista, capace di trasportare con uno sguardo in una dimensione parallela, con i suoi colori e i contrasti tra luce e ombra. Facciamo una sosta al mercato di San Miguel, una bellissima struttura in ferro del 1916, in cui è possibile acquistare e degustare prodotti della cucina spagnola. Andiamo ora alla grande Plaza Mayor, lunga quasi 130 metri. Il suo attuale aspetto è frutto della ristrutturazione voluta da Filippo II d'Asburgo a metà 1500. L'edificio con gli affreschi dello Zodiaco è casa della panetteria. In Plaza della Puerta del Sol si trovano il famoso orso col corbezzolo, Oso e Madrogno, presente sullo stemma della città, e il chilometro zero, da cui partono le strade radiali nazionali. Finiamo la giornata nel quartiere Chueca, dove è nata la Movida. Il mercato di San Antón, un edificio moderno su 3 piani. Il terzo giorno visitiamo il Palazzo di Cibele, che prende il nome dalla fontana di Cibele del 1782, che rappresenta la dea romana, simbolo di agricoltura e fertilità, su un carro trainato da 2 leoni. Il palazzo è un edificio monumentale ed è sede del municipio. In questa grande area si trovano mostre di arte contemporanea, una galleria con volte in vetro, un auditorium, bar e ristoranti, e il bellissimo Mirador Madrid. Un osservatorio panoramico a 360 gradi sulla città. Passiamo ora dalla Puerta de Alcalá, il primo arco di trionfo costruito in Europa dalla caduta dell'Impero Romano. Rilassiamoci al grande parco del Buen Retiro, che alla sua edificazione a metà 1600 era di uso esclusivo della monarchia. Solo 2 secoli dopo divenne proprietà municipale e aprì al pubblico cittadino. Dal 2021 è patrimonio mondiale dell'UNESCO. Al suo interno si trovano molti punti interessanti. Un bel lago con il monumento al re Alfonso XII a cavallo, su un colonnato semicircolare con statue particolari. Il Palazzo di Cristallo del 1887, costruito per ospitare piante e animali esotici. Oggi vi si trovano mostre di fotografie ed arte contemporanea. Il raffinato roseto disegnato prendendo spunto da giardini parigini. Ultima tappa della giornata, la vecchia stazione di Atocha, di fine 1800, trasformata in un giardino tropicale con 7.000 piante. Dedichiamo l'ultimo giorno ad un museo a scelta tra Museo del Prado, uno dei più importanti a livello mondiale, Museo Reina Sofia,
con opere d'arte del Novecento, e Museo Thyssen-Bornemisza, con la collezione del barone tedesco. Contiene circa 1000 opere d'arte dal Medioevo alla fine del XX secolo. Cosa mangiare a Madrid? La tortilla di patate, la zuppa di aglio, il consiglio madrilegno, verdure, carne e ceci, i churros dolci fritti con il cioccolato. Nei tapas bar e nelle servicerie si può bere e mangiare in un ambiente rilassato. Qui finisce la nostra visita. Iscrivetevi al canale Gibbo Tour per nuovi itinerari. Potete seguirmi anche su Instagram e Facebook per rimanere sempre aggiornati sulle curiosità di viaggio. Siete pronti? Adagiate le liane!